Roma accoglie la Madonna di Fatima, il Giubileo della spiritualità mariana, al centro dell'Anno Santo 2025. Roma, ottobre 2025. Saranno 2 giornate intense di fede, preghiera e pellegrinaggio, quelle dell'11 e 12 ottobre, quando Roma ospiterà il Giubileo della spiritualità mariana, un appuntamento centrale dell'Anno Santo 2025. L'evento, promosso dal Dicastero per l'Evangelizzazione, vedrà la partecipazione di movimenti, associazioni, santuari e comunità legate alla devozione mariana provenienti da tutto il mondo. A rendere il giubileo ancora più significativo sarà la presenza della statua originale della Madonna di Fatima, giunta eccezionalmente dal Portogallo. Si tratta dell'effigie custodita nella cappellina delle apparizioni del santuario di Fatima. Scolpita nel 1920 da José Ferreira Tedim su indicazione dei veggenti che nel 1917 assistettero alle apparizioni della Vergine. L'opera, alta poco più di 1 metro e realizzata in legno di cedro, ha lasciato il santuario solo in rarissime occasioni, su esplicita richiesta dei pontefici. Nel 1984 con Giovanni Paolo II, nel 2000 per il Grande Giubileo e nel 2013 durante l'Anno della Fede. È un evento di grazia per tutta la Chiesa, ha dichiarato Don Carlos Cabeciñas, rettore del Santuario di Fatima. La statua della Madonna viene a Roma per accompagnare i fedeli nel loro cammino giubilare, come segno della presenza materna di Maria nel cuore della Chiesa e del mondo. L'arrivo della statua a Roma, accolto con solenne processione, vuole richiamare l'invito di Papa Francesco nella bolla di indizione Spes non confundit. Maria, la più affettuosa delle madri, non abbandona i suoi figli, ma li accompagna nel cammino della speranza. Il programma delle celebrazioni. Le celebrazioni avranno inizio venerdì 10 ottobre, con il pellegrinaggio dei gruppi mariani alla Porta Santa della Basilica di San Pietro, segno del passaggio spirituale verso la riconciliazione e la grazia. I fedeli potranno confessarsi nelle chiese giubilari e partecipare a momenti di adorazione e preghiera personale. Sabato 11 ottobre sarà il cuore del Giubileo. Fin dal mattino, la statua di Nostra Signora di Fatima sarà esposta nella chiesa di Santa Maria in Traspontina, a 2 passi da Piazza San Pietro, dove si terrà una celebrazione eucaristica presieduta da Don Cabeciñas. Alle 12 è previsto il Rosario Internazionale, momento di unione tra i pellegrini di diverse lingue e culture. Nel pomeriggio, la processione mariana si snoderà da Via della Conciliazione fino a Piazza San Pietro, dove alle 18 Papa Leone XIV presiederà una grande veglia di preghiera dedicata al tema Maria, Madre della Speranza. Le immagini della processione, trasmesse in Mondovisione, mostreranno la statua di Fatima portata a spalla dai rettori dei santuari mariani, seguiti da migliaia di candele accese. Il momento culminante arriverà domenica 12 ottobre con la messa solenne in Piazza San Pietro, presieduta dal Papa alle 10:30. L'accesso alla celebrazione sarà libero, senza necessità di biglietto, ma per i sacerdoti e i diaconi che desiderano concelebrare è prevista la registrazione presso l'ufficio liturgico del Giubileo entro l'8 ottobre. Il Giubileo della spiritualità mariana, si legge nella nota del Dicastero per l'Evangelizzazione, è pensato come una grande preghiera corale della Chiesa, che si affida a Maria per ritrovare speranza e pace nei tempi incerti che stiamo vivendo. Il significato spirituale e simbolico. La scelta di legare la presenza della Madonna di Fatima al Giubileo non è casuale. Le apparizioni del 1917, con i loro richiami alla conversione e alla preghiera per la pace, risuonano ancora oggi in un mondo segnato da conflitti e smarrimento. Fatima resta, come scrisse Giovanni Paolo II, un faro che illumina il cammino della fede attraverso la storia del dolore umano. Papa Leone, più volte devoto pellegrino a Fatima, ha voluto che la statua fosse presente a Roma come segno di consolazione e richiamo alla misericordia di Dio. Nella sua visione, Maria è la prima missionaria del Vangelo, testimone di un amore che non si arrende davanti alle prove della storia. Il giubileo della spiritualità mariana diventa così un tempo di grazia che intreccia passato e presente, la profezia di Fatima, la testimonianza dei pontefici e la preghiera di milioni di fedeli. In un'epoca segnata da guerre e crisi, la figura della Vergine invita a un rinnovato affidamento a Dio, non come rifugio, ma come sorgente di speranza. Una città in preghiera.
Il Comune di Roma e le autorità vaticane hanno predisposto un piano di accoglienza per i pellegrini attesi, con percorsi dedicati, traduzioni multilingue e punti di assistenza. Gli eventi principali si svolgeranno tra Piazza San Pietro, la Via della Conciliazione e la Chiesa di Santa Maria in Traspontina. Sul sito istituzionale di Roma Capitale si legge che l'iniziativa è parte integrante del calendario giubilare e rappresenta un momento di profonda spiritualità condivisa, in cui la città si fa casa per i pellegrini del mondo. Tra profezia e attualità. Il ritorno della Madonna di Fatima a Roma richiama anche la dimensione profetica legata ai suoi messaggi. Come ricordato da Il Messaggero, alcuni studiosi vedono in questa nuova visita un richiamo alla pace e alla conversione, temi già presenti nei tre segreti di Fatima, rivelati nel secolo scorso. Il riferimento a Leone XIII, che nel 1899 consacrò il mondo al cuore immacolato di Maria, lega idealmente questo giubileo alla lunga tradizione mariana della Chiesa. Allora come oggi, la consacrazione a Maria è letta come un atto di fiducia nei momenti di crisi globale. Una speranza che non delude. Alla vigilia dell'evento, il Dicastero per l'Evangelizzazione ha diffuso un messaggio che sintetizza il senso profondo del Giubileo. Maria accompagna la Chiesa nel cammino della speranza. La sua presenza a Roma non è un segno di nostalgia, ma un invito a guardare avanti con fede e coraggio.